Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi mostro questo mio nuovo progetto. Ho utilizzato il manico tubolare eseguito interamente all'uncinetto e come punto oggi vi faccio conoscere il punto coccodrillo che sicuramente conoscerete, ma io ve lo spiego secondo il metodo che per me è congeniale. Tutti i materiali che vi mostrerò li trovate sul sito Tutti a Mano Luisa, dove vi invito sempre a dare un'occhiata perché come sempre trovate sempre delle novità. A questo punto iniziamo subito il tutorial. Vi mostro tutto l'occorrente per realizzare questo progetto, partendo da una base tonda, il diametro 19 cm, io ho scelto il colore nero. Per i manici che eseguirò all'uncinetto tubolari ci serviranno dei moschettoni a bocciolo dove all'interno poi verrà appunto collocato la nostra lavorazione e dotata di alcune viti che serviranno per fissare all'interno il lavoro. Ne serviranno appunto una coppia. Io utilizzerò anche una tracollina, io utilizzerò questa che è dotata già di moschettoni, così viene anche più facile alloggiarli, una calamita interna, quella che va cucita, e come cordino utilizzerò il grigio perla scuro e all'incirca ne serviranno 400 grammi, sempre in base alle misure che farò io, che è circa 22 centimetri. Ovviamente tutto ciò che vi mostro lo trovate sul sito Tutti a Mano Luisa e come al solito date sempre un'occhiata perché c'è sempre qualcosa di nuovo in arrivo tutte le settimane. Come uncinetti, il primo giro lo eseguirò con l'uncinetto numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 4. A questo punto inizio subito il tutorial. Iniziamo dal primo giro. Adesso vi spiegherò quanti punti bassi in ogni foro. Partiamo da uno qualunque. Io come al solito, se vi ricordate, nel primo foro se ne devo fare 3 ne faccio solamente 2 perché poi l'ultimo giro, l'ultimo scusate punto lo faccio non appena finisco il giro, quindi questo è come se fosse quello da 3, in quello successivo ne faccio 2, anche in quello successivo e in questo subito dopo ne farò 3. Questo ci permetterà di avere un numero esatto di punti che ci servono per il punto coccodrillo e soprattutto il lavoro non verrà ad imbarcarsi, per cui continuiamo con 2, 2 e 3, eccetera, eccetera, per tutto il giro finché non arriviamo a questo punto. Completato il primo giro, adesso chiudiamo con un punto bassissimo, cambiamo l'uncinetto e prendiamo il numero 4, facciamo una catenella e facciamo il primo giro come al solito in costa, quello che facciamo sempre, e ci rivediamo alla fine del giro. Ho completato il primo giro in costa, adesso ne faremo un secondo giro non più in costa, sempre di punti bassi, e chiudiamo. Per questo progetto chiuderemo tutti i giri con un punto bassissimo, per cui ho già chiuso il punto, ho effettuato una catenella e ricomincio, faccio quindi un altro giro di punti bassi, stavolta non in costa. Quindi questo è un lavoro molto semplice. Ci rivediamo non appena abbiamo finito questo giro, ci rivediamo qui e iniziamo il punto coccodrillo. Iniziamo adesso la lavorazione del punto coccodrillo, che sarà praticamente un'alternanza di due tipi di giri. Il primo giro sarà così: dopo aver chiuso a punto bassissimo facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, un'altra catenella perché poi vedrete che nel gruppo di 2 maglie alte sono separate da una catenella, e nello stesso punto facciamo un altro punto basso. A questo punto 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e andiamo nella terza
e facciamo una maglia base, una maglia alta. Nuovamente facciamo 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e facciamo nel punto successivo una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto. Questo è il modulo che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Lo continuiamo insieme così: 2 catenelle, saltiamo sempre 2 maglie di base, andiamo in quella successiva e facciamo il punto, una maglia alta, facciamo altre 2 catenelle, saltiamo sempre 2 maglie di base, andiamo in quello successivo e faremo una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta sempre nello stesso punto. Non dobbiamo fare altro che ripetere per tutto il giro e ci rivediamo a questo punto. Completato questo primo giro, allora ho chiuso nella terza catenella d'inizio, che era la prima, che sostituiva la prima maglia alta. Ho chiuso, ho fatto una catenella e adesso dobbiamo fare questo lavoro. Facciamo sulla prima maglia alta, girando leggermente il lavoro, dobbiamo creare 5 maglie alte, quindi attorno a questo punto, in questa maniera. Prendiamo l'uncinetto, il filo, e da sotto noi ci posizioniamo così e facciamo 5 punti alti, tutti attorno a questa maglia alta. All'inizio è un punto che può sembrare difficile, ma non lo è poi alla fine. 3, 4 e 5. Aspettate un attimo, perché comunque bisogna afferrare per bene il lavoro. Poi il primo giro è un po' più complicato perché non c'è dove tenerci, diciamo. Ed ecco il quinto, e la mezza scaglia già è fatta. Dopodiché facciamo 2 catenelle. Noi dobbiamo girare il lavoro, ci dobbiamo spostare per così, prendiamo il punto, sempre il filo sull'uncinetto, qua c'è il secondo punto, perché praticamente dove c'erano i 2 punti alti, quelli separati dalla catenella. Quindi adesso dobbiamo andare attorno a quest'altra e facciamo 5 punti alti, in maniera tale che con questo tipo di lavorazione si comincia a ricreare la nostra prima scaglietta. 3, 4 e 5. Aspettate un attimo, questo il quinto non mi è venuto bene, ma niente paura, si rifà. Ed ecco, vedete, già si intravede la prima scaglietta. Eccola qua, che noi poi comunque dobbiamo considerare che il lavoro verrà messo in questa maniera. Voi sapete che io i primi giri li lavoro, diciamo, nel verso, diciamo, al contrario. Ecco qua, e già c'è la prima scaglietta. Continuando il nostro lavoro, cosa facciamo? Dove invece avevamo fatto una maglia alta singola, andiamo a fare un punto basso. Di nuovo troviamo il gruppo di 2. Cosa facciamo? Prendiamo il filo, giriamo leggermente il lavoro ed andiamo a costruire le nostre 5 maglie alte attorno alla prima delle 2. Quindi 2, 3, 4 e 5.
2 catenelle che creano così la punta della scaglietta, rigiriamo il lavoro così, vedete che qua c'è l'altra maglia alta, prendiamo il filo e andiamo a lavorare attorno i nostri 5 punti alti attorno all'altro punto alto. Ripeto, è il primo giro un po' più ostico come molte lavorazioni, però poi alla fine scorrerà. Quindi 3, resta ancora, vi farò vedere anche il secondo giro, per cui lo rifaremo insieme un'altra volta. 4 e 5. Ed ecco la nostra seconda scaglietta formata. Di nuovo abbiamo la maglia alta singola, andiamo a fare un punto basso e si prosegue così creando le nostre scagliette. Ci rivediamo a questo punto per rifare insieme il secondo giro e il terzo giro per vedere come alternare e creare appunto una forma di sfasatura tra una scaglia e l'altra. Ultimato questo giro, ho chiuso con un punto bassissimo. Adesso, dove avevamo la maglia alta singola, andiamo a fare al contrario, ovvero vado a creare 2 maglie alte separate da una catenella, e adesso vi spiego anche il resto, per cui faccio 3 catenelle, poi faccio la quarta che è quella di separazione tra le 2 maglie alte, un'altra maglia alta nello stesso punto, 2 catenelle e vado al centro della scaglia e creo un punto alto. Faccio 2 catenelle, 1 e 2, e vado dove ho creato il punto basso di prima, esattamente qui, e faccio nuovamente una maglia alta, una catenella e una maglia alta, che poi sarà il punto in cui andremo a ricreare l'altra scaglietta, così verranno a scacchiera tipo. Quindi continuiamo, per cui a questo punto al centro della scaglia solo una maglia alta, sempre 2 catenelle di separazione, questo tra un gruppo e l'altro sempre, e di nuovo dove c'è il punto alto andiamo, il punto basso scusate, faccio una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta, e così per tutto il giro. Ci rivediamo per fare insieme un'altra volta il punto coccodrillo con le nostre scagliette. Ultimato anche questo giro, adesso ricominciamo col giro delle scagliette, però alternandole a quelle che ci stanno sotto, per cui ho chiuso con punto bassissimo, catenelle, e di nuovo nel gruppo delle 2 maglie alte dobbiamo ricreare 5 punti alti e 5 punti alti. Cominciamo con la prima parte, quindi sempre attorno a questo punto alto andiamo a fare le nostre 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle come al solito, giriamo, ci mettiamo per così, sfilo un po' di filo, quindi prendo il filo e vado a farmi le altre 5 nell'altra maglia alta, quindi 1, 2,
3, 4 e la quinta. Ed ecco come si presenterà il lavoro. Facciamo dove c'è la maglia alta singola, il punto basso e ricominciamo nuovamente. Scusate, stavo facendo al contrario, con le 5 maglie alte. Quindi facciamo ancora una volta, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle, giriamo il lavoro, prendiamo il filo e andiamo a fare le 5 maglie alte. Così 3, 4. Sicuramente è un punto laborioso, però la resa è veramente molto carina. Punto basso dove c'è la maglia alta singola e questo procedimento lo dobbiamo fare quindi per tutto il giro. Ora noi ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza. Vi dico che come scaglie farò 11 giri di scaglie, quindi un totale sono 22 giri perché dobbiamo alternare il giro con le scaglie al giro con le maglie alte, per cui ci rivediamo non appena abbiamo raggiunto l'altezza. Ed ecco la borsa con i 22 giri eseguiti. A questo punto iniziamo a fare dei giri di punto basso. Esattamente io farò in questa maniera, fatta quindi punto bassissimo, catenella e inizio a crearmi dei punti bassi tutto attorno, quindi uno in mezzo alla scaglietta, uno nel mezzo diciamo, poi un altro dove c'era il punto basso, anche perché dobbiamo andare a stringere un attimino il lavoro, per cui farò in questa maniera. In sostanza ne farò uno al centro, uno qui in mezzo, uno dove c'era il punto basso e farò così per tutto il giro. Questo sarà il nostro primo giro di punti bassi, per cui ci rivediamo non appena siamo arrivati a questo punto. Ho completato il primo giro di punti bassi, adesso ne faremo altri 2 e poi per finire come contorno un giro di punto bassissimo, per cui ci rivediamo non appena abbiamo completato questi ultimi passaggi. Ho completato la prima parte, cioè il corpo borsa. Ho creato i 3 giri a punto basso e l'ultimo l'ho realizzato a punto bassissimo. Adesso dobbiamo realizzare, io già ne ho fatto una parte, ora vi mostro anche come bisogna realizzare il manico tubolare a spirale. Sarà circa lungo 25 cm. Io questo qui lo sto realizzando con l'uncinetto 2,5 perché mi piace che sia abbastanza teso. Adesso però come spiegazione vi faccio vedere, ve lo mostro con un cordino più grosso, così si vedono bene i passaggi, ovviamente anche con l'uncinetto più grosso. Allora, a questo punto cosa facciamo? Cappiettino e facciamo 4 catenelle, 3 e 4. Io chiudo
dove c'è il cappietto e chiudo appunto bassissimo. Questo sarà l'unico giro dove lo andremo a chiudere con punto bassissimo, perché da adesso in poi appunto lavoreremo a spirale. I primi 4 punti bassi verranno fatti in costa, per cui non tutto il punto ma solo la costina esterna. 3 e 4. I prossimi 4 punti invece andranno lavorati completi, per cui prendendo dobbiamo un po' andarcela a cercare, anziché solo questo, anche quello di sotto, quindi dobbiamo andare a prendere il punto completo, quindi con un po' di pazienza ce li andiamo a cercare. Eccolo qua, e questo è il nostro primo punto. Di questi ne dobbiamo fare 4, quindi 1, 2, 3 e 4. A questo punto, dopo questi 4 punti, ricominciamo a lavorare in costa ed adesso sarà sempre così. Adesso vi faccio vedere che dove andiamo a prendere questa nostra costina, andando più avanti ne troviamo 2. Noi dobbiamo andare a prendere questa che viene subito, è la prima delle 2 e chiudiamo a punto basso. E questo è il primo. Facciamo il secondo, vedete qua è molto chiaro, queste sono 2, noi andiamo in questa e in questa e andiamo a creare il nostro secondo punto. Cerchiamo pure il terzo, eccolo qui, 1 e 1, 2, ecco qua. All'inizio questo è il giro un po' più antipatico, ma adesso vedrete che inizierà a scorrere e ci andiamo a cercare anche l'ultimo punto. Eccolo qua. Da adesso in poi non occorre più contare perché saranno tutti uguali i punti che faremo e ci fermeremo solamente quando raggiungiamo l'altezza che ci interessa. Per cui adesso prendiamo sempre in costa, vedete qua che si forma una specie di V, continuiamo, prendiamo questa e prendiamo questa. Io poi ho il vizio di lavorare molto stretto, quindi in queste occasioni poi mi viene un po' complicato. Vedete qua che si è formata una sorta di V? Noi andiamo a prendere la nostra costina che si trova davanti e la parte della V più esterna e chiudiamo sempre a punto basso. Vedete come si trova il lavoro? Questa è quella che noi dobbiamo prendere, questa è la V che si è formata e andiamo a prendere questa parte qui. Per questo ho scelto di farvelo vedere con un cordino più largo, in maniera tale che le maglie che ci interessano sono più visibili. Quindi prendiamo questa e prendiamo questa. E così, continuando, ripeto, finché noi non arriviamo, vedete qui, 1 e 1, 2. Il tempo di prenderci la mano e poi vedete che si cominciano a formare queste sorte di righette. Adesso vi faccio vedere, io ho già inserito la prima vite, quindi noi cosa facciamo? Ci aiutiamo con un cacciavite, piccolino ovviamente, e andiamo, perché ho inserito il manico all'interno, e lo andiamo a fissare più saldamente con queste viti. Ho completato il manico, quindi ho messo le viti anche qui, l'ho agganciata alla borsa, ho cucito la calamita interna, ho messo la tracolla ed eccola completa. Se il video che vi ho mostrato oggi vi è piaciuto, condividetelo con le amiche,
Se vi va, iscrivetevi al mio canale così sarete sempre aggiornate su tutti i miei nuovi lavori. Vi ricordo inoltre di andare sul sito Tutti a Mano Luisa, di dare un'occhiata che ci sono sempre tantissime novità. Ci vediamo alla mia prossima creazione.